Ciao manutentori, ciao bisti e bentornati nel mio garage, io sono Stefano. Prima di tutto vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la famosa campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità, quindi attivate tutte le notifiche e ad utilizzare i link che vi lascio in descrizione, in particolare quello generico. Voi entrate con quello, fate i vostri acquisti, non spendete nulla di più e aiutate il canale. E poi vi lascio anche qualche link interessante di apparecchi che magari non possono sostituire quello che andremo a vedere oggi, ma comunque possono avere un loro perché nei vostri garage. Oggi vi parlo di un attrezzo molto chiacchierato e molto apprezzato della Parkside. È già stato provato da tutti gli youtuber, tra cui i miei amici Riccardo Buscarella, Christian Garage SR, Gigi Garage, Marco Di Battista Fai da Te, canale recente, ragazzino molto bravo, andate a vederlo. Insomma, bene o male l'hanno provato già tutti. E dici, e che cazzo lo provi anche tu? Avete anche ragione. Però, dato che lo uso da un anno, avevo piacere di farvi vedere le mie impressioni personali e magari qualche così aspetto che gli altri forse hanno trattato in maniera diversa o non hanno trattato. Ok? Andiamo a vedere, ma prima sigla. Bene, ecco qua l'utensile. Evitiamo un finto unboxing perché tanto lo uso da un anno, di conseguenza. Guardiamo però la confezione che ho conservato perché non ho mai fatto appunto una recensione. Trapano battente ricaricabile PABH20D B2. Questa è la versione che ho io, non so se quella che esce la settimana del 23 di agosto sia sempre la B2 o un'evoluzione, sembrerebbe sempre uguale. Senza batteria, senza carica batterie, apparecchio compatibile con tutte le batterie della serie Parkside X20V Team, vale a dire questa è una 4 Ah e questa è una 2 Ah. Sono di solito vendute negli stessi periodi di vendita degli utensili a 14,99 la sola batteria o 19,99 con carica batterie, vale a dire questo, oppure a 29,99 la batteria da 4 Ah e singolarmente viene venduto questo grosso caricabatterie doppio a 24,99 €. Quindi possiamo scegliere, se non abbiamo altri utensili Parkside, di comprarci batterie e caricabatterie, oppure se li abbiamo compriamo soltanto l'apparecchio. È una pratica molto diffusa ultimamente anche per gli anzi soprattutto per gli apparecchi professionali, perché una batteria, per dirvi, della Bosch che costa 80 €, 90 €, non ne parliamo di quelle grosse che possono arrivare a cifre che superano abbondantemente i 100 €, nel momento in cui il professionista o l'amatore ne ha due si è già svenato e quindi può prendere un po' di utensili senza batteria e usare le batterie, tanto non si useranno mai contemporaneamente, a meno che non siamo una squadra che ha 3-4 uomini. Se sono da solo non posso neanche usare un utensile con una mano e uno con l'altra, di conseguenza si dà un po' il cambio delle batterie per risparmiare. Andiamo avanti. In dotazione vengono dati una serie di accessori, ma poi li vediamo dal vivo. Importante che l'attacco del mandrino è SDS Plus, vediamo se riesco a farvelo leggere, quindi non è il classico mandrino a serrare per punte cilindriche, ma ha un attacco particolare che è specifico per le punte, diciamo, da muro, da muratura, laterizi, calcestruzzo. Numero di giri e percussioni regolabili con l'interruttore, quindi non ha alcuna rotella e non ha nemmeno un cambio di velocità meccanico come alcuni trapani abitatori. Utilizzabile con un mandrino a serraggio rapido per punte con stelo circolare, non adatto per foratura a percussione, molto importante. Va bene, rotazione oraria e antioraria, questo serve sia per usarlo in emergenza come abitatore, sia anche per magari sbloccare una punta che si è bloccata. Lampada da lavoro LED integrata, morbida impugnatura antiscivolo. Ah, ecco, questo non l'avevo letto, ha la funzione trapano battente e trapano normale, diciamo senza percussione. Importante guardare un po' di caratteristiche tecniche, circa 1 joule di forza della percussione, cioè il battito, 5.000 percussioni al minuto massime, 900 giri al minuto massimi.
se vediamo che un medio avvitatore 20 volt fa 1400 o anche 1700 giri, capiamo che qui siamo di fronte a un apparecchio specifico per determinati usi. Massimo diametro della punta 10 mm per calcestruzzo e pietra, poi vedremo che in realtà è in grado di usare anche punte ben più grosse, ma non è il suo lavoro. 8 per metallo, sconsiglio caldamente di usarlo per metallo. 16 per legno, sì, per legno va bene anche se fa dei fori poco precisi ed è molto lento. In dotazione lo vediamo dopo. Una cosa interessante è che la batteria consigliata è da 20 volt 2 Ah. Strano, perché con la batteria da 4 Ah ha più forza e funziona meglio. Forse perché magari con la batteria 4 Ah è troppo più forte e ci viene voglia di utilizzare punte molto grosse e di andare poi a danneggiare il motore, che tenderebbe a surriscaldarsi. Ipotesi mia, vediamo l'apparecchio. Anzi, prima la classica valigetta Parkside di qualità abbastanza andante, ma comunque va bene, c'è. Non ha una cerniera ma un punto di deformazione, quindi poco robusta da quel punto di vista. Dentro troviamo addirittura un portabit e alcuni bit per usarlo per avvitare, ma continuo a dire non è il suo mestiere, in emergenza, ok. Delle punte da metallo, con quelle da metallo si può forare anche il legno. Io non vi consiglio, continuo a non consigliarlo, di forare il metallo. E poi ci sono 3 punte 6, 8 e 10 mm da muratura calcestruzzo con attacco SDS, mentre le altre sono cilindriche e vanno utilizzate con il mandrino in dotazione. Vedete, c'è un mandrino classico con le ganasce a serrare, massimo 10 mm di diametro, sempre con attacco SDS. Vediamo qualcosa in più di questo attacco SDS. Come potete vedere ha 2 scanalature, che sono quelle che poi trasmettono la forza di rotazione, quindi non è per attrito come in un mandrino classico, che potrebbe anche scivolare, ma ha proprio dei meccanismi che si innestano qui e trascinano la punta, quindi è fortissimo nel trascinare la punta. Questi invece sono gli alloggiamenti delle sfere che servono invece a trattenere la punta che non esca. Infatti, questa è ingrassata, comunque vabbè, infatti va messo del grasso, e adesso vi faccio vedere, sul codolo, perché dove ci sono le 2 sferette, ecco, una puntina di grasso, dove ci sono le 2 sferette, dove ci sono i meccanismi che trascinano la punta, è sempre meglio che sia lubrificato. Altrimenti a lungo andare, funzionando a secco, si potrebbe danneggiare, bloccarsi, eccetera, eccetera. Inoltre, le prime volte che lo utilizziamo, potrebbe risultare duro l'inserimento della punta. Questo, attenzione, perché è perfettamente normale. Guardate, questo è il mandrino. Noi dobbiamo intanto cercare, ecco, quando sentiamo che la punta, vedete, guardate, giro, 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 tac, quando vedo che va un po' indietro, tiro indietro questo anello e spingo, eccolo là. Rilasciando la punta rientra e a questo punto è bloccata. Può succedere sugli esemplari nuovi, e non parlo solo di Parkside, perché a me è capitato con un Panasonic da 700 euro, dicevo, può succedere che si fa un po' fatica le prime volte a inserire la punta, non è bella fluida come la vedete ora, ma bisogna insistere un po'. Non è un difetto, solo semplicemente caratteristiche degli apparecchi nuovi, e ripeto, non solo dei Parkside, anche di apparecchi molto costosi. Se vedete che non entra, non è un problema, tirate di più l'anello, poi vedete, mano a mano che lo mollate, tac, va a inserirsi. Un'altra cosa da far notare, addirittura Riccardo Muscarella, ciao Riccardo, grande, ha fatto notare che se noi guardiamo il mandrino girare, oscilla, e oscilla anche parecchio. Se noi però andiamo ad inserire una punta, guardate, oscilla ancora di più. Che merda, no, è giusto, guardate, la punta ha una sua oscillazione, perché vedete, ha tutto un gioco, è proprio il fatto che sia un mandrino SDS, la caratteristica del mandrino SDS è questa. Nel momento in cui poi andiamo a puntare però su una superficie, non guardate che sto usando legno, era solo per non farmi male alla mano, l'oscillazione sparisce o quantomeno si attenua moltissimo. Tenete sempre conto che questi non sono fatti per legno e ferro,
quindi non per fori di precisione, ma per utilizzare punte di questo tipo, che tra l'altro avendo l'imboccatura più larga, anche se poi la punta oscilla un po', non è un grosso problema, perché poi vedete ha la possibilità di oscillare essendo lo stelo più stretto rispetto alla punta. Vabbè, altra cosa, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccole, non è un motore brushless, è un motore a spazzole, di conseguenza fa scintille, tutti i motori a spazzole fanno scintille, non è un problema. Ok, andiamo avanti con la descrizione. Abbiamo una comoda luce di lavoro a LED che in questa versione rimane, come potete vedere, accesa. Io non sto toccando, lei è ancora accesa, tra un po' si spegnerà, eccola. Premo leggermente il pulsante, lei si accende di nuovo, serve perché illumina l'area di lavoro. Tra l'altro è abbastanza distante dal mandrino, a differenza di altri che ce l'hanno proprio qua sotto, quindi il mandrino tenderà a non fare ombra sulla zona di lavoro perché la luce è sufficientemente distante. Nei trapani che ce l'hanno molto vicina invece tenderemo a avere un cono d'ombra provocato dal mandrino. L'ideale è quelli che ce l'hanno qua alla base, ma vabbè, in questo caso è abbastanza bella, carina e con una lente di diffusione. Bene, il materiale è il solito, che in apparenza è abbastanza robusto, chiaramente non a livello di certi apparecchi professionali, ma comunque dai, non se la cava male. Gommatura qui, gommatura qui, gommatura qui. Questa è più estetica secondo me, perché se il trapano batte, al limite batte qua, difficile che vada a battere lì, no? Va bene, forse è perché magari usandolo in questo modo lasciamo perdere. Qui, per chi non lo sapesse, abbiamo dei dati molto interessanti. Per esempio, questo è stato prodotto a marzo del 2020, qui c'è il numero di serie e il produttore in questo caso è Compernas, scritto qua molto in piccolo. Per il resto i comandi sono abbastanza classici: inversione di marcia, destrorsa o sinistrorsa, orario o antiorario, tasto di avvio gommato a velocità variabile. E questo invece è il meccanismo per inserire la percussione. Gli avvitatori di solito ce l'hanno qui, o i trapani a corrente, diciamo a rete, ce l'hanno qui. In ogni caso qui abbiamo questa levetta, tac, da una parte o dall'altra. Ok, potrebbe essere un po' dura all'inizio, magari potete metterci un po' di svitol. Tenete anche conto che questo è proprio un inserimento meccanico, di conseguenza se magari trovate che si impunta, fatelo appena appena un po' girare e vedrete che finisce la sua rotazione. Questo perché appunto va ad agire non elettricamente ma meccanicamente su dei meccanismi interni. Quindi se l'ingranaggio non ingrana, appunto perché non è ben combaciante con l'altro nel quale deve ingranare, scusate il giochino di parole, insomma, ecco, abbiate un attimo di pazienza all'inizio con questo selettore. Basta, la batteria si inserisce qui, come tutti gli utensili a batteria più o meno ormai recenti di diverse marche. Fa lo scatto, si preme, si tira fuori. Ha un po' di gioco, questo dipende da esemplare a esemplare, ma anche da batteria a batteria. Per esempio vedete che questa batteria non ha più gioco, giusto per farvi capire. Non ha agganci per appendere la cintura, peccato, potrebbe essere una miglioria per le prossime serie. Che cos'altro dire? Niente, lo andiamo a provare e lo andrò anche a confrontare con un avvitatore a percussione per capire quale dei due conviene acquistare in base all'uso che ne facciamo. Bene, iniziamo con una punta da 6, che sarà una passeggiata, vi dico già per lui. Questo è calcestruzzo armato, vedete, cemento armato, l'ho usato per altri test, anche di un demolitore, ed è spuntato il ferro dell'armatura. Andiamo avanti. Ok, è calcestruzzo molto duro. Chiaramente su un calcestruzzo più morbido ci metterà ancora meno e facciamo la prova. Questo è un calcestruzzo di densità inferiore, non è armato.
è andato giù con facilità, quindi passiamo ai calibri più grossi, punta da 10 mm. Assicuriamoci sempre che sia ben fissata. Vedete che anche con una 10 mm sul cemento armato grossi problemi non ne ha. Questo è di spessore, esattamente ve lo dico, 50 mm, 5 cm, e fino a 5 cm, come potete vedere, non ha nessun problema. Sul mattone mi vergogno quasi quasi a farvelo vedere, ma vi faccio vedere anche quello. Sul mattone forato io consiglio sempre e comunque di partire senza la percussione, quindi giriamo il manettino dalla parte senza la percussione. Una volta fatto l'invito andiamo con la percussione. Ecco, avete visto? Appena ho inserito la percussione ha massacrato il suo bel mattone. Ok? Quindi se lo prendete per i mattoni sappiate che dovete anche stare attenti perché è fin troppo potente. Adesso però una prova che già per lui diciamo non è congeniale, cioè non è che non è congeniale, proprio non ci arriva, in teoria almeno. 20 mm, questa è una punta della Bosch, mentre prima ho usato punte della Parkside. Immaginate se avessi usato punte di qualità sarebbe andato ancora meglio. Le ho tutte già ingrassate le punte, quelle che ho usato finora, e anche questa. Ok, qui mi aspetto che non ce la faccia. Questa era già una prova che avevo fatto e non sono arrivato dall'altra parte, però proviamoci. Ho beccato l'armatura di ferro. Questi erano buchi che avevo fatto in precedenza e eccola qua. Anche qui c'è l'armatura di ferro, vedete come la punta Bosch l'ha scavata, non possiamo pretendere, quindi provo a spostarmi e vediamo se riesco a trovare del calcestruzzo senza ferro. Proviamo qui, vediamo un po'.
Ok, alla fine ce l'ha fatta, non con facilità, ma ce l'ha fatta. Siamo arrivati dall'altra parte, tra l'altro sgretolando, ma questo era normale. Ecco qua, quindi anche con la 20 ce l'abbiamo fatta. Non è il suo lavoro, si è scaldato molto, soprattutto la parte del motore, la parte degli ingranaggi è calda ma non caldissima, invece il motore si sente proprio che ha sforzato, quindi non consiglio di utilizzarlo per questi fori. Uno ogni tanto magari, ma è chiaro che già io avendo usato con la batteria da 2 Ah sento che perde parecchia potenza. Con la batteria da 4 Ah è sicuramente più performante, come d'altronde tutti gli utensili che richiedono parecchia energia. Ora vorrei rispondere ad una domanda che molti fanno, sui gruppi Facebook soprattutto. Mi conviene comprare il piccolo tassellatore a batteria 20 volt oppure aspetto il ghiera rossa che adesso è diventato ghiera nera, comunque un avvitatore a percussione che può essere questo o altri, per esempio questo attrezzino eccezionale della Tecpo da 60 Nm, che è una vera bomba, sicuramente migliore di questo, più leggero, più potente, con motore brushless, mentre questo è un motore classico a spazzole, più pesante e nell'ultima versione nemmeno troppo performante. Comunque, al di là di questo, conviene un avvitatore con percussione o conviene questo? Cosa ci devi fare? Fuori, a casa, conviene questo, perché a casa avete laterizio, mattoni, sui mattoni riuscite a fare i fori anche senza la percussione, soprattutto se avete una punta buona. Se avete anche qualche muro di calcestruzzo, che di solito quelli che ci sono tipo ecco nel mio garage sono calcestruzzo di bassa densità, non so come si chiama, quello a grana grossa che si fora facilmente, e se comunque una volta ogni tanto dovete fare un foro su calcestruzzo più denso come quello che abbiamo visto poco fa, comunque io consiglio sempre un avvitatore a percussione. Se invece dovete fare fori con più frequenza su qualsiasi tipo di muratura, allora vi conviene sì dotarvi di uno di questi. E adesso vi faccio vedere il motivo principale per cui anch'io l'ho comprato e spesso lo uso, anche se ho una quantità infinita di avvitatori a percussione a casa, ma questo ha un plus che quelli non hanno. Quindi montiamo la punta da 6, sempre già ingrassata. Il 6 è il foro più frequente quando dobbiamo fare montaggi di mobili, mensole, quadri, qualsiasi cosa a casa. Sono quasi tutti tasselli da 6, quelli che troviamo magari già nella confezione del prodotto che acquistiamo. E quindi montiamo una punta da 6 anche su questo avvitatore. Ok, e andiamo a fare un foro su questo calcestruzzo che è di media densità. Prima con l'avvitatore lo mettiamo su posizione martello. Sentite bene il rumore, non abbasserò l'audio, quindi preparatevi perché fa tanto baccano. Tra l'altro il tavolo amplificherà il suono, l'ho messo apposta sul tavolo proprio per farvi sentire il tipo di rumore. Velocità 2. Come potete vedere lui il foro lo sta facendo e anche con relativa facilità, anche perché ha un diametro piccolo. Andiamo col tassellatore, concentratevi sul rumore. Si sentiva abbastanza distintamente la differenza. Questo fa un, perdonate l'onomatopea, un vrrrr,
a frequenza elevatissima. Questo invece fa un grrr a frequenza più bassa e si sente che proprio ha una forza di battiti superiore. Questo è dovuto al fatto che sono due meccanismi completamente diversi. Provo un attimo a spiegarvelo molto a grandi linee. Dentro a questo, nel momento in cui io inserisco la percussione, il mandrino, come potete vedere, ha un'oscillazione. Se io metto la funzione avvitatura, invece il mandrino è bloccato. Questo perché dentro ci sono sostanzialmente due ingranaggi, così. Fanno sostanzialmente questo lavoro, vedete? Quando i denti incastrano, rientra. Poi, tac, al successivo esce e rientra. E questo crea la vibrazione, la percussione. Chiaramente l'escursione è ridottissima e la frequenza di conseguenza molto elevata, perché avendo poca escursione ha anche poca forza. Cercano di realizzare una percussione a frequenza molto elevata, quindi poca forza, ma almeno batte tante volte e in qualche maniera si fa, no? Qui dentro invece c'è una massa che va avanti e indietro, comandata da un eccentrico che va a far andare avanti e indietro il mandrino e la punta. Quindi quando noi, infatti sentite, questo vibra anche a vuoto. Se io lo metto nell'altra funzione non vibra. Ok? Questo così è in avvitatura. Se io lo metto in percussione è uguale, perché inizia a battere solo ed esclusivamente nel momento in cui io vado a imprimere una forza. Sentite? Ok? Ok, avete capito? Nel momento in cui io vado a imprimere una forza, quindi a spingere, lui inizia a battere, ma non è un vero e proprio battito. Qui invece ingrano proprio un eccentrico che mi va a far andare avanti e indietro questa massa che c'è dentro. Non è pneumatico, infatti ha un joule di potenza. Non è pneumatico, però ha questo anello battente che mi va a realizzare appunto la percussione in modo molto più efficace rispetto a qualsiasi trapano avvitatore classico. È chiaro che nel momento in cui dobbiamo forare legno, avvitare, eccetera, questo non va bene e di conseguenza in gioco forza dovremo rivolgerci a uno di questi. Ma se abbiamo la possibilità di avere entrambi è una bella cosa, considerato che con 30 euro senza batteria, e possiamo usare tutte le batterie degli altri, se abbiamo già le batterie, quei 30 euro sono decisamente ben spesi. Vi faccio comunque un piccolo esempio su legno, giusto per forare su legno dobbiamo installare il mandrino aggiuntivo che viene dato in dotazione. Si installa esattamente come una punta SDS normale, ok? E ha esattamente gli stessi giochi avanti e indietro. Attenzione, mi raccomando, disinseriamo sempre la percussione nel momento in cui montiamo il mandrino, perché si distrugge letteralmente. Infatti in dotazione vengono date anche delle punte da ferro che possono essere usate anche per il legno, e oggi le userò anche per il legno. Tra l'altro questo è un mandrino da 10 mm, mentre normalmente gli avvitatori Parkside da 20 volt hanno un mandrino da 13 mm. Già quello vi fa capire che le capacità sul legno, e non parliamone del ferro, di questo utensile sono limitate. Però lo fa. Oscilla anche parecchio, ma quello penso sia la punta. Sì, la punta è storta, classico delle punte in dotazione. Provo con una punta che dovrebbe essere di qualità superiore, vediamo. Sì, non è drittissimo lo stesso, perché questo è dovuto al fatto che il mandrino SDS, come potete vedere, ha un gioco notevole, però si vede anche quanto più velocemente è andata giù. Insomma, la precisione del foro sul legno non è ottimale, perché è una cosa d'emergenza. Si può fare, ma non è il suo lavoro.
Su ferro non ne parliamo neanche. Una volta ho provato con una punta sottile perché mi ero ritrovato in furgone solo questo e appena l'ho appoggiata si è spezzata proprio per l'oscillazione. Ragazzi, così è. Ah, una cosa che stavo scordando di dire: questo movimento a massa battente fa in maniera che il corpo del trapano rimanga, non dico fermo, ma non trasmetta molte vibrazioni all'operatore, perché è il movimento interno. Invece in questo caso cosa succede? Succede che io vado a fare forza sul mandrino con tutto il corpo del trapano, guardate, mandrino fermo, vedete cosa succede? Quindi nel momento in cui io vado a inserire la percussione, se io non faccio forza, vedete, lui gira come un trapano normale. Quando io spingo, inizia lui a battere. Ma come fa a battere? Ripercuotendo tutti i battiti sul corpo del trapano e quindi anche sulle mani dell'operatore. E questo è il grosso vantaggio dei tassellatori. Per fare tanti fori su calcestruzzo, muratura eccetera, saremo molto meno stanchi alla fine del lavoro con questo che non con un qualsiasi trapano battente, che sia avvitatore che sia a rete, il classico trapano che tutti bene o male abbiamo avuto in casa. Qual è quindi la conclusione? La conclusione è che abbiamo un gran bell'attrezzo, senza dubbio, che ci serve se dobbiamo fare lavori intensivi di piccolo diametro. Avete visto, il 20 lo fa, ma non è il suo lavoro, va praticamente a fuoco, ma fino al 10 ci arriviamo con una certa tranquillità. Sia, su muro non ne parliamo, cioè su laterizio proprio non lo vede neanche. Su calcestruzzo va via abbastanza spedito. Chiaro, non è il più potente del mondo, ha sempre un joule di forza, però lo fa senza troppi problemi, non si tira indietro di sicuro. Cosa non fa? Forare il legno avete visto che lo fa, ma senza troppe pretese. Forare il ferro meglio di no, e neanche avvitare, perché anche se sì, possiamo volendo metterci una punta, io posso anche avvitare una vite, l'ho fatto in un video che vi metto qua con i tassellatori a rete, quelli enormi, si riesce perfino ad avvitare. Però vabbè, in emergenza dai, se volete proprio farvi del male e farlo a lui e alla vite, vabbè, però sì, ok, con molta attenzione si può fare. Quindi se lo trovate prendetelo, perché per 29,99 € è un vero affare, veramente un bel attrezzo. Se valutate che per voi sia meglio un avvitatore a percussione piuttosto che il piccolo tassellatore, perché fate pochi fori su muro, bene, non si può certo farvene una colpa, avete perfettamente ragione. E allora vi lascio magari qualche link in descrizione, perché il ghiera rossa, ghiera nera, si vede una volta l'anno ed è già uscito, quindi prima che esca di nuovo ne passerà. A Natale dovrebbe uscire il performance a percussione che io ho provato qui, però a un prezzo abbastanza impegnativo. Certo non è che questo costi di meno, in offerta può arrivare attorno agli 80 €, 85, 88, 90, mentre quello è a 129 con una serie di accessori che comunque bene o male hanno anche questi. Al di là di quello, il performance, ho fatto un video anche su quello, ve lo metto qua, ha parecchi limiti, secondo me, soprattutto è pesantissimo. Poi vabbè, se volete aspettare quello, liberissimi. Io spero magari che esca quest'anno in un'edizione più ridotta, senza tutti quegli accessori e a un prezzo inferiore. È comunque un ottimo attrezzo. In ogni caso, guardate tutti i link che vi lascio in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!